Ben ritornati sul nostro canale. Che ne dite di realizzare insieme a me la maglia nebbia? Cosa occorre? Vediamo un attimo le occorrenti. Il mio lavoro l'ho realizzato con due tipi di uncinetto, il 5 per il corpo maglia, il 4 invece per le maniche. Poi ci servono due marcapunti e un filato a scelta. Vediamo un attimo in piano, anche se poi non entra del tutto la maglia, il punto fantasia scelto, eccolo qua, lo vedete? L'avevo utilizzato, lo utilizzerò anche per realizzare poi un cappellino. In questo punto fantasia è stato lavorato in due modi. Per il corpo della maglia ho utilizzato una lavorazione circolare, invece per la parte superiore del maglioncino ho utilizzato la lavorazione lineare e le maniche di nuovo lavorazione circolare. Le maniche sono state, come ho detto, lavorate con il 4 perché non volevo un maglione un maglioncino dalle braccia molto ampie e una manica a 3/4, anche perché essendo traforata io le indosso con una camicia sotto oppure con un lupetto. Cosa dire? È una lavorazione per chi non ha un progetto idoneo, per chi non ama cucire. Infatti la lavorazione è diciamo tutta lavorata dal basso verso l'alto, scusate, in un unico corpo. Le uniche cuciture che io poi ho fatto con l'uncinetto sono per chiudere appunto sopra le spalle di qualche centimetro da un lato e dall'altro e dall'alto. Per quanto riguarda la lavorazione delle maniche, per poter riprendere appunto il punto fantasia prescelto, sono andata a ripassare appunto lo scalfo della manica con la maglia bassa. Dopodiché appunto ritornando al multiplo sono andata a montarmi di nuovo la lavorazione. Oggi vi presento una piccola campionatura. Da premettere che il nostro punto di lavorazione si basa su un multiplo di 10. Per comodità vado a montare 40 catenelle, cosa che vi consiglio: cercate di tenere a mente più che altro il multiplo di 20, proprio perché la lavorazione in un secondo momento sarà suddivisa in due sezioni. Quindi parto con 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e del primo motivo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Questa è la parte avanti del mio mini modello. 20, altre 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nel momento in cui abbiamo la nostra catenella, vi ho detto, vi ricordo, multiplo di 10, però cercate di utilizzare il 20, perché in modo da avere lo stesso numero di motivi sul davanti e sul dietro, in modo da non andare poi a spezzare il nostro motivo di lavorazione. Detto questo, chiudo con una maglia bassissima il primo punto, mi alzo di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, aggiungo altre 3 che mi servono di spaziatura e chiudo nello stesso punto con una maglia alta. In pratica vado a crearmi un punto V per il ventaglio superiore, che sarà realizzato nel giro sovrastante. La lavorazione si distanzia sempre di una catenella, metto il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta entro
e vado a realizzare 3 maglie alte una accanto all'altro, 2 e 3, di nuovo catenella, vado a 1 2 3 nel quarto a realizzare l'altro mio punto V, che in questo momento sarà costituito da una maglia alta, 3 catenelle di distanziamento, maglia alta ugualmente dentro, ok, catenella di separazione. Il primo giro in pratica è composto solo da questo, cioè punto V, 3 catenelle, una catenella di separazione, 3 maglie alte vicine. Facciamo le altre 3 maglie alte e poi ci vediamo alla fine del giro. 3 catenelle, entro, vado a realizzarmi le 3 maglie alte, una accanto all'altra. Stiamo attenti alla catenella sottostante, 2 e 3, ok, continuiamo così fino alla fine del primo giro. A fine giro dobbiamo verificare soltanto un attimo di avere un numero pari di motivi. Come faccio? Vado a contare magari o i gruppetti di maglie alte oppure i punti V. Per esempio delle maglie alte qui ho 2, dall'altro lato 2, quindi diciamo che una volta aver avuto la la certezza di avere un numero pari di motivi, possiamo procedere alla chiusura. Questo semplicemente perché poi mi facilita la lavorazione delle maniche. Allora aggiungo una catenella all'ultimo gruppo, 1 2 3, salgo di 3 catenelle, inserisco il mio uncinetto, chiudo il giro con una maglia bassissima qui, rientro nelle prime 3 catenelle lavorate con una maglia bassissima, faccio 3 catenelle e in questo primo spazio devo andare a montare un totale di 7 maglie alte. La prima è costituita dalle 3 catenelle, quindi 2 3, un attimo che faccio andare un po' di filo, 3 4 5 6 7, una catenella. Adesso sul gruppo delle 3 maglie alte, nella maglia centrale andrò a lavorare una singola maglia alta. Qui sopra poi verrà il punto V del giro successivo. Catenella, sono nell'archetto, monto altre 7 maglie alte, 1 2, un attimo che faccio scorrere il filo, 2 3, mi si sta aprendo la lavorazione sotto, 4 5 6 7. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro, alternando nei punti V 7 maglie alte, sul gruppo di 3 maglie alte una maglia alta, sempre separate da una catenella. Ci vediamo a fine giro. Siamo arrivati alla conclusione anche del secondo giro. Cosa faccio? Salgo di 3, controllo le 3 catenelle qui e chiudo nella terza. Allora il nostro motivo si basa su 4 giri di lavorazione. Questo è il primo, diciamo, sono i primi 2 giri. Adesso cosa succede? Nelle 2 righe successive il nostro lavoro si sposterà. In che senso?
nel senso che, come ho detto, nella maglia alta sottostante andiamo a costruire i punti V, sulle 7 maglie alte, nelle 3 centrali andiamo a creare di nuovo le 3 maglie alte. Allora, una volta chiuso il secondo giro, cosa devo fare? Andare a costruire 3 maglie alte su queste centrali. La prima ce l'ho già qui ferma, rientro nella seconda maglia alta con una maglia bassissima, ancora nella terza rientro con una maglia bassissima e mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta delle 3. Poi io sotto ho affrancato un attimo il campione perché appunto avevo lasciato molle la lavorazione. Essendo poi una microfilm, però è molto morbida, quindi state attenti a inizio, fine giro, chiusura e quant'altro. 3 maglie alte le ho fatte, catenella, vado sulla maglia alta, creo il mio punto V. Un attimo, 1, 2, 3, maglia alta nello stesso punto, ok? Catenella, 1, 2, vado nel terzo, creo altre 3 maglie alte, 2 e infine 3. Poi catenella, vado nella maglia centrale, costruisco il mio altro punto V e continuo così in questo modo fino alla fine della lavorazione di questo giro, ok? Quindi punto V, catenella, 3 maglie su quelle centrali di quello sottostante fino alla fine del giro. Una volta arrivati alla fine anche di questo giro, dopo aver fatto la catenella di separazione, mi trovo all'inizio qui diciamo delle 3 maglie alte. Qui sopra devo arrivare nella seconda per creare la maglia alta, il bastoncino della prima maglia alta. Cosa faccio? Chiudo nella terza catenella, mi sposto con una maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle che fungono da prima maglia alta, poi aggiungo una catenella, vado diciamo nel punto V, monto le mie 7 maglie alte. Vi ricordate che nel giro degli archi di 7 maglie alte gli archi sono suddivisi da cosa? Catenella, maglia alta, catenella, quindi 4, 5, 6, 7, ok? Catenella, qui ho 3 maglie alte, devo fare solo una maglia alta nella centrale, maglia alta, catenella, mi sposto, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infine 7. Catenella, maglia alta e mezzo e proseguo così fino alla fine di questo giro, ok? Una volta concluso il giro vado a chiudermi con una catenella sulla terza catenella del giro precedente. Allora, diciamo che si prosegue in questo modo fino ad arrivare all'altezza desiderata. Io penso che non è necessario continuare fino per altri giri, l'altezza necessaria per giungere appunto a questo livello, dove poi dovrò creare, diciamo, la parte che superiore della maglia e le maniche.
Una volta giunti alla nostra altezza, lunghezza ideale, io ho fatto un maglioncino leggermente lungo, quindi sotto ho lasciato così il punto fantasia che avevo, quindi ma volendo si può creare anche una maglia elastica, diciamo una fascetta di elastico sottostante. Non ne ho avuto la necessità perché volevo un maglioncino un po' aderente, però un po' lungo. Una volta appunto giunti alla nostra ideale, altezza ideale della maglia, lunghezza ideale, dobbiamo andare a creare che cosa? La parte superiore della stessa e quindi lo spazio delle maniche. Come si fa? Niente di più facile. Se per ora abbiamo lavorato in modo circolare, adesso andiamo a prendere i nostri marcatori. Il primo lo mettiamo proprio, io direi di spostarlo un attimo da questo lato, andiamo proprio a puntare il primo marcapunti all'inizio del giro. Dopo cosa facciamo? Suddividiamo la nostra lavorazione facendo sì che lo stesso punto, numero di motivi sia uguale da un lato e dall'altro, e nell'angolo opposto andiamo a fermare il nostro marcapunti. Se per caso avete messo un numero dispari di motivi, non c'è problema, l'unica cosa dovrete fare attenzione alla suddivisione, sicuramente vi verrà con un numero dispari di punti, uno degli diciamo del gruppetto di 7 maglie alte divisa a metà. Comunque io vi consiglio di suddividere la vostra lavorazione nel giro dei gruppetti, degli archetti di 7 maglie alte. È molto più semplice poi appunto da lavorare in andata e ritorno. Allora, una volta che io ho spaziato, ho fatto il mio spazio, cosa faccio? Sono arrivata a questo punto. Secondo la lavorazione mi tocca fare un arco, però cosa faccio? Per dare un po' di spazio sotto le ascelle posso, se magari diciamo ho un seno abbondante e mi sono accorta, ad esempio che il maglioncino, voi provatelo sempre perché logicamente dobbiamo prendere la circonferenza più ampia del nostro corpo. Se per caso mi rendo conto che in qualche modo tira un pochino la lavorazione, posso escogitare questo trucchetto. Invece di far partire la suddivisione del lavoro direttamente da qui, mi sposto in modo da avere che cosa? Uno spazio un po' più largo sotto le ascelle, ok? Facciamo così, facciamo finta che la mia lavorazione sia proprio giusta. Ho avuto magari qualche ripensamento, voglio avere lo spazio poi di infilare che cosa? Un maglioncino sotto, di avere più spazio per muovere le braccia, voglio più spazio sul seno perché sicuramente dove inizia la manica poi siamo più o meno all'altezza del seno. Cosa faccio a questo punto? Mi sposto con delle maglie bassissime in questo modo. Vado 1, 2, sapendo che cosa succede su gruppetti delle maglie alte io devo andarmi a costruire che cosa? Scusate, sull'archetto di 7 devo costruirmene 3, mi sposto con le maglie basse, vado qui 2, nella terza inizio il gruppo di 3 maglie alte, 2, 3, 2, 3, catenella, vado qui e posiziono il mio, scusate, il mio ventaglio, 2, 3 e qui catenella, 1, 2, 3, 2 e 3. Mi fermo perché anche qui ho un fermacampione. Allora, l'unica cosa che per poter andare dritti noi aggiungeremo qui
alla fine dei giri, che cosa? Delle maglie alte per poi appunto ripassarle con la maglia bassa per iniziare la manica. Quindi se io qua ho 3, cosa faccio? 1, 2, 3, mi alzo di 3, giro il lavoro, mi ricordo, pongo attenzione perché qui è diciamo la maglia alta che mi serve per mantenere dritto il lavoro. Vado dentro qui e faccio la mia maglia alta. Mi raccomando, la prima maglia alta, nel momento in cui noi lasciamo la spaziatura sotto le ascelle, ci serve solo per tenere dritto il lavoro, quindi non prendiamola in considerazione nella lavorazione del punto fantasia. Catenella, vado qui, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, scusate ma è uno splendido filato, però è talmente delicato che poi si attorciglia facilmente, quindi io vi consiglio di metterlo in un salvagomitolo, qualcosa che, o anche in una bustina di cellophane mentre lavorate, perché è talmente morbido che tende a farsi spesso i nodi. 3, 6 e una 7. È anche un'ottima resa il mio maglioncino. Io sono una taglia abbastanza abbondante, l'ho realizzato con poco più di 2 gomitoli e come vi ho detto ho fatto un maglioncino un pochino lungo, proprio perché lungo poi ho deciso per la mezza manica, però questo non toglie che possiate allungare. Anche qui cosa faccio? Mi vado a chiudere con una maglia alta che mi aiuti ad aggiustare che cosa? Questa linea qui, vedete? Allo stesso modo cosa faccio? Allora, il mio punto diciamo del motivo fantasia è questo. Qui sopra devo andarmi a realizzare che cosa adesso? Il punto V. Questo me lo tengo buono, salgo con 3, giro, vado a crearmi il mio punto V. 1, 2, 3. Ripeterò la stessa cosa poi dall'altro lato, quindi una volta capito il procedimento, la lavorazione è davvero molto semplice, cioè si tratta di ripetere in linea quello che abbiamo fatto in modo circolare. Ok? Andiamo qui, vi faccio vedere soltanto quest'altro pezzo, poi andiamo a vedere come si monta il lavoro. 1, 2, 3, proseguo, vado sulla prima maglia alta, punto V, 1, 2, 3, chiudo e aggiungo una maglia alta che mi raddrizza i laterali della lavorazione. Ok? Allora, cosa consiglio? Innanzitutto, prima di ogni cosa, se avete un maglioncino su cui vedete, cioè questa è una mini maglietta, purtroppo utilizzando un campione molto piccolo è così. Cosa consiglio di fare? Innanzitutto andare a controllare su un maglioncino che avete l'altezza degli scalfi, delle maniche. Dopodiché, quando siete giunti appunto alla lunghezza necessaria, andate a girare il lavoro, procedete allo stesso modo dall'altro lato come ho fatto per il primo pezzo. Raggiunti i numeri di motivi necessari per avere appunto il pezzo delle maniche del corpetto che ci serve, io ho proceduto in questo modo, ve lo faccio vedere sul mio maglioncino. Vi premetto che già l'ho utilizzato, l'ho indossato proprio ieri, dico adesso ci devo fare per forza un mini tutorial.
Allora, una volta raggiunta la mia altezza necessaria, cosa ho fatto? Ho preso dei fermapunti e sono andata a pinzare qui, a chiudere qui, a chiudere dall'altro lato e a stabilire quanto volessi ampio il mio scollo. Questo è uno scollo abbastanza ampio, però nulla vi toglie da rimpicciolirlo. Io non voglio darvi delle indicazioni precise perché dipende un pochino dal gusto personale. Siccome appunto io amo indossare i lupetti d'inverno con delle maglie un pochino più sfiziose sopra, ho lasciato uno scollo ampio, ciò non toglie che possiate farlo un po' più stretto. Quello che vi consiglio è comunque di tenere a mente che bisogna lasciare all'incirca almeno quei 58 centimetri di scollo, quindi da un lato e dall'altro, se noi appunto lasciamo uno scollo di 25 da questo lato, un'apertura di 25 centimetri, ricordiamoci che si raddoppia ed è 50, dipende dalla fisicità. Una persona minuta magari è sufficiente. C'è da dire che comunque il filato che ho usato io è molto molto morbido, quindi tende a cedere. Ehm, Potreste anche per esempio montare poi un collo sopra e quindi realizzare che cosa? Realizzare appunto un maglioncino a collo alto. Io non l'ho fatto. Vediamo un po'. Una volta chiuso, io ho chiuso con dei punti, vedete, l'ho in pratica chiuso con l'uncinetto perché con la maglia bassissima ho cucito i due lembi. Non amo l'ago. Per quanto riguarda la manica, cosa ho fatto? Una volta, dov'è il mio campioncino? Una volta avuto appunto tutti e due i lati, sono andata a ripassarmi la maglia alta che ho utilizzato come linea guida con delle maglie basse. Più o meno all'interno di una barretta della maglia alta ci stanno due maglie basse. Ripassate tutto il contorno. Siamo un pochino attenti soltanto al multiplo, ricordiamo che noi abbiamo un multiplo di 10, ma in caso di necessità poco importa, perché quando io sono andata a rimontarmi il primo giro per la manica, mi sono accorta che non avevo diciamo un multiplo preciso e perfetto. Soprattutto sotto la manica io ho utilizzato uno stratagemma, cioè magari mi sono resa conto che mi avanzavano un po' di maglie, 5-6 maglie, gli ultimi punti, invece di distanziare appunto il punto V dalle 3 maglie alte di 3 punti, ho aggiunto 1, quindi ho distanziato di 4. Se in caso, cioè logicamente se c'è da aggiustare di 2-3 punti, la cosa si può fare tra un passaggio e l'altro. Se per esempio ci sono delle differenze di 6 maglie, 7, io vi consiglio di aggiungere, invece che nei motivi, nel giro di maglia bassa, i punti necessari. Cercate di contarli in modo che una volta concluso il giro di maglia bassa avete già un'idea chiara del numero di motivi che potrete andare a montare. Io, come detto, ho fatto un maglioncino a 3/4, volevo un maglioncino un pochino più leggero, un pochino elegantino, quindi mi serviva quasi, diciamo, una versione molto elegante. Infatti questo qui l'ho indossato ieri me lo sto facendo guardare una volta piegato, l'ho indossato su un pantalone a palazzo nero con il lupetto nero e vi dico faceva il suo effetto. Il filato è molto grazioso, ma va bene qualsiasi altro filato. L'unica cosa che mi sono dimenticata di dirvi, ma vi dico adesso, le maniche io le ho lavorate con il 4 perché non volevo le maniche abbondanti perché mi danno fastidio sotto i cappotti e le giacche. Decidete un po' voi, potete utilizzare sempre lo stesso uncinetto. Se volete una manica più elegantina, secondo me, vi consiglio comunque di utilizzare un uncinetto di una misura in meno. Questo è quanto, spero che il mio maglioncino nebbia, la mia maglia nebbia vi sia piaciuta.
Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella. Buona creatività a tutti, alla prossima!